Ragazzi, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno a Rita, sono le 8:15 e siamo pronti per scendere a fare la colazione. La colazione è inclusa qua. Dopodiché noleggiamo uno scooter e iniziamo a fare i primi giri qua intorno. E andiamo anche a visitare una delle attrazioni più belle del Vietnam. Dovrebbe essere a pochi chilometri da questo hotel. Ma adesso a mangiare. Andiamo. C'è fame. Ieri volevo farvi vedere la piscina, ma era buio, ve la faccio vedere adesso prima di andare a fare colazione. Sarebbe anche bella se ci fosse il sole, ma soprattutto questa roccia farà sempre ombra, cioè il sole si prenderà solo quando sarà da questa parte e ci starà per poco tempo perché poi tramonta, mi sembra, lì dietro. Come sempre c'è la possibilità di prendere delle uova, dei drink, dei pancake. Io prendo delle uova fritte e un tè vietnamita. Ci hanno portato un po' di frutta e 2 tè. Rita crash pelle alla Nutella e io le solite 3 uova. Abbiamo noleggiato lo scooter, non lo so che marca sia, c'è scritto Yamaha, ma non credo sia un adesivo messo da loro, ve lo faccio vedere. E questo, uno scooter in stile mobili antichi Mogano. Bene ragazzi, dai, in giro dalla mattina presto, molto bello. Dobbiamo andare a fare benzina alla moto e poi cercare le attrazioni. Una dovrebbe essere 5 minuti da qui, se non sbaglio. Abbiamo fatto il pieno con 55.000 dong, con pochi euro, forse 1,5. Adesso 4 minuti e dovremo essere in uno dei posti più belli di questa zona. Ragazzi, abbiamo fatto i biglietti, vi spiego che cosa vediamo adesso. Si parte da qua giù con la barca, si percorre tutto questo fiume sino al punto, sino alla fine, poi si torna indietro e si prende questa navetta elettrica che ci farà vedere 3 templi, è una pagoda, 3 templi. Questo è uno dei posti più belli del Vietnam. Abbiamo speso 700.000, 300.000 sono 10 euro, abbiamo speso 22 euro, 23 euro in due, 10 euro a testa, dai ragazzi. Sei contenta Rita? Molto. Questo è bello? È bello, sì. Deve essere bellissimo, ho visto le foto su internet. Sicuramente è meraviglioso. Si chiama Tam Coc. Volevano partire senza di me. Macchinina elettrica che ci porterà all'inizio del fiume. In 2 secondi siamo già nella barchetta, io e la signora Rita. E questa signora è colei che rema. Qui sono talmente abituati che remano con i piedi anche, vediamo dopo. Vedete quanto sono brave? Con i piedi rema. Pay me. No, thank you.
giretto in barca memorabile, ragazzi, qualcosa di davvero di straordinario, una bellezza dell'umanità incredibile. Della natura. Sì, che abbiamo nell'umanità, Sì. volevo dire, una ricchezza Sì, per una l'umanità. ricchezza fantastica. Città con la barchetta finita, adesso prendiamo una macchinina elettrica e ci portano a vedere i templi. Adesso ci ricontrollano i biglietti e lo... Dovrebbero essere 3, questo è il primo. Una bella escursione oggi e mi piace molto, moltissimo. In barca è stato paradisiaco. In barca è stata una delle cose più belle della mia vita, cioè panorami così, navigare in quel fiume con queste montagne intorno è davvero unico. Giulietta e Romeo, lanciami una treccia, però io voglio quelle trecce, quelle tipo cordula. Come si chiama? Da fare arrosto. Una treccia da fare arrosto. Guardate quanto lavoro c'è per realizzare uno di questi che abbiamo comprato. Rita, faccelo vedere, toglilo dalla cartina. Questo l'abbiamo comprato noi, guardate come vengono fatti, sono meravigliosi. Tutto con ago e filo, Tutto con ago e filo fatto a mano, è meraviglioso. C'è un lavoro dietro che è qualcosa di incredibile. Ne compriamo 4 per amici e parenti. Cosa conosce dell'Italia? Yeah, Italy. Italy? Totti? Totti. Totti, mi ha fatto ridere Yeah. perché prima ha detto Italia Totti, vi rendete conto? Si parte, ragazzi, per andare a raggiungere il secondo tempio. Siamo appena arrivati, qui c'è un altro tempio e ci sono però anche delle grotte che andiamo a vedere subito. Devo inchinarmi parecchio per entrare qui. Qua la ragazza con la barchetta raccoglie tutte queste ninfe e poi le vendono anche qua davanti. Pazzesco quest'albero attaccato alla roccia. Un tizio in spagnolo sta dicendo che può avere molto più di 150 anni, è sopravvissuto così, nella roccia, strano, Con niente. El inframundo es el pasado. ¿Cuál es lo que me dijiste? Qua nhà Mai bắt được một quốc 200 liệu là làm sao? Instructions, and then he was like, never mind, like.
Fine dell'escursione mattutina. È stato bello. Anche questi templi, dai, queste passeggiate grazie alla macchinina elettrica che ci porta da una parte all'altra. Adesso andiamo a pranzare, dopo pranzo vi portiamo a vedere un'altra cosa. Adesso ci riportano allo scooter e troviamo subito un ristorante, ce n'è migliaia. Di nuovo alla base dove abbiamo lo scooter sì. e possiamo subito andare a pranzare, a mangiare. Mangiare. Finalmente il ristorante è l'1:15 e non mangiamo da colazione, le colazioni non sono più quelle abbondanti che facevo prima, quindi ho fame adesso, parecchio appetito. A colazione mangiamo 2 uova, 2 fette di pancarne. Rita noodle e manzo, io noodle, pollo, verdure e uovo. E qui spendiamo davvero neanche 3 euro, neanche 3 euro. €3,20 a testa per entrare, sono circa 100.000 dong. Siamo a Ang Mua. Ci sono delle risaie bellissime qua sulla destra, adesso le filmiamo. Laghi e palafitte dappertutto, ma poi si fanno, se non sbaglio, 455 scalini per salire in un... come si chiamano? Tempio? Una pagoda, sì, qualcosa del genere, ma forse anche un tempio su. Guardate che razza di posto, qui hanno fatto le casette per gli uccellini, ma queste sono viti. Eh sì, queste sono viti. Paesaggi surreali per noi europei. Madonna che bello, guardate queste piante nell'acqua. Noi dobbiamo salire qui su in questi 1 e 2, sarà abbastanza impegnativo, io sono ancora un po' debole ragazzi, non sono ancora guarito del tutto.
C'è un lago dentro la grotta. La grotta della tigre. Bella. Là, pieno di birre. Mi offrono birra. Stappano alla tigre. Arriva. Non saremo neanche a metà. E io ho avuto una tosse spaventosa per 7 giorni che mi ha dilaniato i polmoni. Fastidio, già facendo caldo. C'è molto caldo, c'è un'umidità spaventosa. Grande Rita. C'è caldissimo. Aiuto. Generalmente quando usciamo con Davide e arriviamo a 10 metri dalla vetta torniamo indietro. Oggi invece salgo sino alla fine, perché non c'è data, se no mi sarei fermato. Sì, salgo piano piano. C'è un po' di gente qua su, per dir la verità, e non solo giù, guardate il traffico che c'è. Sopra stanno regalando dong, è per quello che c'è tutta questa fila, perché sopra danno, appena arrivi ti danno 500.000 dong. Ancora un po' di scalini in discesa, riprendiamo lo scooter e torniamo. La capretta piccolina che mangia dalla mamma. Oh, gli fai male però. Che bellino. Mi vuole solo mordere. Aia. Hai i dentini affilatissimi. Non ti molla. Sì. Táo ạ. Táo á? Đá. Không đá. Adesso mi compro 6 banane da questa signora, che poi ha anche dell'ananas buona, ma non abbiamo neanche coltelli. Si rientra e abbiamo appena parlato col proprietario, gli abbiamo detto che rimaniamo una notte in più. Va benissimo, stesso prezzo, stessa camera.
perché ci rimane una cosa da visitare qua intorno e fretta non ne abbiamo. Probabilmente la peggiore stanza, vero, che abbiamo trovato da quando siamo in Vietnam. Adesso sì, mi sa di sì. Però rimaniamo una notte in più ugualmente perché perché dobbiamo visitare un'altra cosa, ormai siamo qui, quindi richiudere tutto per un giorno è una noia, e poi ho lo scooter, gli ho fatto il pieno quindi lo utilizzo, lo sfrutto. Adesso ci facciamo una bella doccia, Rita, Sì. E ci mangiamo una e ci mangiamo una bananina che ho comprato. Piccole? Piccolissimo. Vuoi? Adesso mi lavo le mani anch'io. Ancora. Buone, vero? Molto. Si sente il gusto di banana. Ragazzi, si esce cenetta e poi torniamo in camera e ci guardiamo qualche episodio e ci rilassiamo. Siamo svegli da prestissimo e grazie a Dio già giriamo. Abbiamo visto e visitato di tutto oggi. Ragazzi, siamo tornati dove abbiamo mangiato ieri perché abbiamo mangiato troppo bene. Quindi il ristorante indiano, abbiamo del pollo, abbiamo delle Patate e spinaci. vabbè, abbiamo il pane di ieri, guardate che meraviglia. Enjoy. Thank you again. Thank you. See you. See you. I'll follow you on YouTube, okay? Thank you. You got it. Adesso assaggiamo. Mangiamo sempre molto bene qua. Poi stavamo chiacchierando con un ragazzo rumeno che parla bene italiano e stavamo facendo due chiacchiere. Anche lui viaggerà per un mese qui in Vietnam.